Ciao ragazzi, bentornati. Oggi vorrei portarvi un po' di conclusioni su quello che è stato ormai un anno di lavoro che ho fatto nell'ambito mio, quindi l'ambito della fotografia, moda e beauty, su pellicola. Vorrei portarvi oggi qualche risultato e qualche conclusione che ho tratto in questo periodo di tempo. Bene, partiamo dal presupposto che quando io ho iniziato a scattare a pellicola, la prima cosa che ho voluto fare è stata quella di vedere se riuscivo a utilizzare la fotografia analogica anche nel mio ambito di lavoro principale, quindi nell'ambito della fotografia di moda e beauty. Chiaramente questa cosa, ad esempio la mia truccatrice è inorridita perché ha detto: "Oh mio Dio, non si vedrà niente dei miei bellissimi make-up". E allora da un certo punto di vista all'inizio ho avuto anche ragione, perché obiettivamente quando si lavora su pellicola la post-produzione come la intendiamo adesso chiaramente non esiste, non è applicabile e quindi diciamo che è un settore in cui sicuramente si ha un pochino di difficoltà a lavorare. E comunque, quando io ho iniziato l'ho fatto un po' di straforo, nel senso che magari ero su un set e facevo qualche scatto. E quando avevo modo, non potevo chiaramente farlo sempre, non tutti i clienti mi permettono di prendermi anche solo 5 minuti per scattare. Sapete, le giornate sono magari molto frenetiche ed è difficile ritagliarsi quell'attimo di tempo per mettersi lì, sistemare tutto e scattare su pellicola, soprattutto se si parla di luce artificiale. Se si parla di luce naturale, sai, uno prende la macchina al volo, ci sta. A luce artificiale, chiaramente, i tempi sono un po' più lunghi. Detto questo, quando ho iniziato a fatto i primi tentativi, diciamo così, su pellicola, li ho fatti appunto rubando qualche scatto qua e là durante i set di lavoro. I primissimi che ho fatto sono stati in esterna, diciamo di un set che avevo fatto sia in interna che in esterna. Ho fatto un video dedicato a suo tempo a questo tentativo perché volevo valutare il paragone tra la resa in analogico e la resa in digitale. Vi linko qui questo video. E nello specifico, in questo caso ancora stavo scattando con la mia camera Fujica. E vedete che in generale ho in realtà degli scatti a mio avviso buoni, corretti. Quando scattavo in studio a luce artificiale chiaramente mi potevo permettere un'ottima chiusura, di conseguenza su questi beauty, soprattutto in rosso, non ho problemi di messa a fuoco. Questo ve lo dico perché purtroppo la mia Fujica ha diciamo, ha proprio il sistema di messa a fuoco che è molto poco nitido e quindi io mi sono trovata molto in difficoltà, non capendo se ero io che abituata al fuoco automatico ero completamente deficiente, non ero in grado di utilizzare correttamente un fuoco manuale. In realtà ho poi capito che il problema era in buona parte invece dovuto proprio al corpo macchina e diciamo così, al sistema di visualizzazione dello spezzato, eccetera, eccetera. E qui ho iniziato i primi test in cui ho scattato anche con il flash in esterna. E devo dire, qui ho uno degli scatti che trovo in assoluto più fighi, che è questo scatto su cielo azzurro in esterna, super colorato, lo trovo bellissimo, mi piace da morire e questo è stato uno dei primissimi rullini che ho fatto l'anno scorso. Dopodiché ho fatto un altro set durante invece un editoriale. In questo caso ho fatto un errore, ho utilizzato una pellicola particolare perché volevo che mi desse un effetto sul giallastro, invece mi ha dato un viraggio sul verde che mi disturbava molto. Anche su questo ho fatto un video dedicato, se volete guardarlo ve lo linko qui. Questo era un editoriale che abbiamo scattato sul lago e vedete che qui secondo me questo discorso della resa di colore veramente penalizza un sacco, un sacco, un sacco, un sacco. Gli scatti che trovo più belli sono questi che ho fatto verso la fine della giornata con questo flare che entrava in camera, anche se devo dire era molto prepotente questo flare, un po' troppo. In digitale sono ovviamente venuti una figata. Ancora qui immaginatevi che stiamo parlando dell'estate scorsa, forse settembre, e quindi erano veramente i primi esperimenti che stavo facendo ancora a livello proprio di capire qual era la resa delle pellicole, capire come utilizzare il corpo macchina in maniera
migliore possibile. E questi sono comunque scatti fatti a luce mista, quindi anche qui vedete una componente di flash. Vedete, cioè per me è evidente il fatto che spesso e volentieri questi fuochi non siano perfetti. E non solo, considerate che in questo caso io utilizzavo la mia Fujica che aveva come tempo di sync un 60°, quindi quando volevo lavorare a luce mista dovevo scattare per forza di cose entro il 60°, e vuol dire che oltre a qualche problema di messa a fuoco abbiamo anche probabilmente qualche micromosso che sicuramente non aiuta la baracca. Quindi questo set a suo tempo è stato pubblicato, ma non sono particolarmente, diciamo così, entusiasta. Qualche scatto un pochino più figo l'ho ottenuto successivamente durante un set di una mia cliente che è un brand di abbigliamento. Questi erano scatti fatti in studio, mi piaceva moltissimo questa idea vintage che dava questa cappa che aveva addosso la modella che trovo spettacolare. E qui devo dire sono stata un pochino più contenta. Sicuramente ho scattato delle chiusure importanti, sempre con il grosso vincolo del 60°, che in certi casi probabilmente non mi ha dato problemi, ma comunque diciamo così, il problema del micromosso è sempre dietro l'angolo. Ho poi fatto qualche scatto rubato durante una campagna che stavo scattando, che ho scattato a gennaio, sì direi gennaio, e in questo caso stavo lavorando a luce continua perché avevamo i set impostati per la parte video, quindi erano set per i miei standard molto bui, anche perché probabilmente questa pellicola era un 200 o un 400 ISO, quindi non è che chissà che grandi possibilità avessi. Il set era in una villa bellissima e vedete che questi sono scatti molto più fashion che beauty, e devo dire li trovo molto fighi, cioè questo scatto dalle scale con questo modello veramente li trovo spaziali. Ovviamente anche qui ho pensato bene di avere un problema di fuoco, quindi dopo aver fatto queste foto ho deciso che bruciava la macchina, no, sto scherzando, però mi sono decisa, diciamo così, a fare un passaggio avanti. Sì, questi sono del 18 gennaio, quindi confermo. Dopodiché, finalmente, se Dio vuole, ho iniziato a... no, non è vero, mento. Ho fatto un altro set prima, in studio sempre, che era un set misto beauty fashion, e anche qua purtroppo messa a fuoco disastrosa, pur scattando chiusure importanti. Vi faccio scorrere tutti gli scatti, vedrete che purtroppo di scatti corretti ne ho pochi. E tra l'altro la resa colore di questa pellicola, che non ricordo cosa fosse, se la trovo ve la metto, non mi ha per niente esaltato. Siamo sempre alle solite, sempre questo 60°, diciamo che insomma non mi ha reso bene la luce, non sono contenta. Se lo scatto in digitale è pazzesco e questo in analogico sono rimasta abbastanza delusa. Finalmente, quindi vi dicevo, direi, adesso vediamo se mi sfugge altro che ho fatto nel mentre. No, forse finalmente siamo giunti al termine di questa panoramica, perché appunto considerate che sono sempre scatti rubati durante qualche set in cui posso permettermi di scattare. Ho fatto 2 mesi fa un set beauty, un set puramente beauty, ed era il primo che riuscivo a scattare in studio con la Nikon invece che con la Fujica. Bam, mondo completamente diverso. Vi faccio vedere questi scatti beauty che hanno veramente, cioè sono pazzeschi, sono bellissimi, c'è una grana stupenda, la luce è perfetta. Ovviamente l'ho impostata prima in digitale, avevamo questo gioco di specchi molto figo per rendere questo scatto più interessante. Vedete quanto è giusta, proprio è bilanciata bene, vedete quanto sullo zigomo ho proprio il punto luce perfetto, vedete come ho delle ombre che sono comunque morbide. Penso di aver scattato con un beauty dish, adesso vediamo se lo capisco dal catchlight, ma ovviamente non lo capisco, ma direi di aver scattato con un beauty dish, e invece che usare sotto un pannello riflettente avevamo questo specchio che aveva questo effetto deformante, che quindi mi faceva lui da schiarita fondamentalmente, e li trovo veramente fighi. Alcuni purtroppo li ho scattati evidentemente
con direi con un diaframma più chiuso, e ho fatto male, perché vedete che quelli che ho scattato con il diaframma aperto sono fighissimi. Nella stessa giornata sicuramente li ho fatti più chiusi, perché abituata ai problemi di fuoco che avevo sulla Fujiko ho detto ehi, guadagniamo un pochino di profondità di campo chiudendo un po' di più. No, ho fatto male, mi dovevo fidare, ho visto che il fuoco di questa macchina lo riesco a padroneggiare molto bene, e quindi non avevo assolutamente motivo per andare a rischiare uno stop per guadagnare della profondità di campo. Ho fatto male. E avevamo fatto anche un primo set che vi faccio vedere, che era invece molto più nude, molto più con dei gioielli, cioè il trucco molto più semplice. Anche qui ne ho una sottoesposta per i miei gusti e una invece corretta, e anche qui c'è, rega, pazzesco, cioè, ma guardate che razza di grana bellissima, di resa del colore bellissimo. Sono iper contenta di questi scatti, che sono stati gli ultimi che ho fatto. In realtà li ho fatti già da un po', però gli sviluppi mi sono arrivati tardi, tipo 2 settimane fa, e di questi sono veramente, ciao, super proud. E quindi inizia una nuova era finalmente, con un corpo macchina che mi permette di mettere a fuoco da cristiani. Sono veramente super contenta. Questo semplicemente per dirvi che chiaramente il corpo macchina un pochino più prestante, pur essendo questo niente di che, anche solo il fatto che mi permette di scattare come tempo di sync a un 125esimo. Vi rimando qui il video sui tempi di sync e in generale tutta la tematica dello scattare luce artificiale con un corpo macchina analogico. Bla 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 bla, il fatto che il fuoco lo vedo, il fatto che la lente non è buona ma quantomeno è decente, un 50 mm Nikkor rispetto alle lentacce che avevo sopra la Fujica, che erano lenti di mio papà di 1 miliardo di anni fa. Questa comunque è una lente abbastanza moderna, per quanto faccia schifo. Probabilmente in qualcuno di questi scatti ho usato anche il Sigma, il mio Sigma 105. Adesso a sto punto mi dedicherò con più cura, sapendo che il risultato è ottimo, mi dedicherò con più cura a lavorare su questo tipo di scatti, con questa su pellicola. Tra l'altro, giusto, importante, anche gli scatti che ho fatto con la pellicola di Lomochrome, di Lomography, la pellicola Lomochrome Purple, di cui c'è un video dedicato che vi rimando, in cui ho scattato il rullino Purple con questa camera, e trovo che le foto siano veramente fighissime, perché è una pellicola che ha uno shift di colori completamente pazzesco, vira tutto quanto il viola, magenta, eccetera. Il video è dedicato a questo tipo di pellicola in combo con una lente particolare, quindi vi invito ad andare a vedere se vi interessa. E devo dire, ecco, fighissime, sono molto contenta di come sta lavorando questa macchina. Se mi capiterà di provare corpi macchina migliori di questo, ovviamente suppongo che avrò delle sorprese positive, ma comunque intanto ho fatto un anno di scuola, diciamo così, su un corpo macchina che era meno prestante. Ho trovato i limiti che ovviamente il corpo macchina aveva, essendo datato, non essendo stato mai revisionato, proprio quelli insiti al tipo di macchina. Ho scelto di comprare questa qui per una cazzata, avevo pagata 120 euro, qualcosa del genere, e già solo questo, il risultato vedete che è completamente diverso, e quindi la fotografia analogica si applica tranquillamente anche a un ambito settoriale e specifico come la fotografia moda e beauty. Vedo che all'estero c'è un grande ritorno di questo tipo di fotografia, la cosa mi fa molto piacere e sono ben contenta di mettermi a lavorarci sopra, perché lo trovo veramente spaziale, sono gasatissima. Ci vediamo alla prossima puntata, ciao!